Nelle disgrazie dunque può trovarsi la fortuna per un uomo. Siamo partiti da lì. Il cinesino ce l'ha insegnato che è possibile, d'accordo? Ma io avrei anche un altro esempio, non cinese ma biblico, di come questa affermazione sia da prendere tremendamente sul serio. Voi conoscete tutti quanti la storia di Giuseppe l'ebreo, venduto dai fratelli. Questi gran figli di Giacobbe sono figli di Giacobbe. Questi gran figli di Giacobbe dicono al loro padre: l'ha mangiato un leone, gli presentano una veste sporca di sangue. E il vecchio padre pensa che sia morto. Lo portano in Egitto. Peggio che andare di notte. Si trova in una casa dove c'è una donna un po' caliente e lui dice di no. E questa lo accusa esattamente del contrario. Viene messo in prigione. Ditemi voi se non è sfigato questo uomo qua, poveraccio, tradito dai fratelli, accusato ingiustamente dalla padrona. Si trova in prigione con un panettiere e un coppiere, sappiamo poi com'è andata, diventa viceré. I suoi fratelli vanno in Egitto per comprare grano e hanno a che fare con lui. Ci sono alcune piccole gioie del racconto dove lui prende un po' in giro i fratelli, ma poi si manifesta loro. Siamo alla linea 96. Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto. Vi è chiaro? Non sta mentendo, non sta dicendo ma dai sì e non è successo. No, è successo. Voi siete dei gran figli di. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni vi è la carestia nel paese e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio, ed egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Dunque, se il nostro amico Giuseppe non fosse stato tradito dai fratelli e da quella donna, non si troverebbe adesso nella situazione di essere viceré, fortuna per lui, e di non essere colui che salva i suoi fratelli che lo avevano venduto. Nelle disgrazie può trovarsi la fortuna per un uomo. Vi è chiaro il concetto? Però appena letta la frase, molti di voi non l'hanno accettata. Sì o sì? Non confessatevi in pubblico, la Chiesa non vuole. Scomunica coloro che si confessano in pubblico. L'accusa deve essere sempre, solo e unicamente privata. La penitenza può essere pubblica, ma l'accusa sempre solo privata. È in segreto. Mentre un profitto può essere una perdita. Beh, è ovvio che lui qui ragiona per antitesi. C'è una generosità che non ti arreca vantaggi e c'è una generosità che rende il doppio. Avete mai visto nel Vangelo Gesù che dà soldi? No. C'è un caso solo in cui gli esattori del Tempio chiedono la tassa del Tempio, Gesù non ha un boro e dice a Pietro, va là. Dice, il primo pesce che ti trovi te che versi la bocca, che sia vero, può darsi. Ma Gesù aiuta i poveri in un'altra maniera. Moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma non soldi.
non si danno soldi ai poveri, perché quei soldi che voi avete sono frutto di un vostro lavoro. Nessuno ve li ha regalati. Questa persona può lavorare, si aiuta il povero a trovare un lavoro. Al povero gli si dà da mangiare e lo si aiuta a trovare un lavoro. Lo puoi anche ospitare, ma lo si aiuta a trovare un lavoro. Guardate che dare soldi gratis vuol dire non attribuire dignità all'altro e non attribuire dignità a se stessi. È difficile ragionare così, perché noi diamo i soldi, e scusate la battuta, ce ne laviamo le mani. Dire invece, senti, oggi vieni a mangiare a casa mia, ti ospito e domani mattina andiamo a trovare lavoro, ma io un boro non te lo do, costa molto di più. Mentre invece dando i soldi, tante volte contribuiamo al racket. Io, il primo peccatore. Ed è per questo che ve lo dico, perché me ne sono accorto. C'era un bambino fuori dalla chiesa di San Marco, pioveva che Dio lo mandava, sto pulcino qua, piccolo, che chiedeva l'elemosina, mi ha preso il cuore, c'erano le lire quella volta. Avevo 10.000 lire nel taccuino, gliele ho date. Scendo giù al parcheggio Marcolin, prendo la macchina, faccio la rivierasca e trovo il bambino che mi attraversava la strada e una Mercedes bianca che lo aspettava. Ho detto quanto sono scemo. Ma non per non aver avuto tenerezza del bambino, il bambino meritava tenerezza, ma dico io ho contribuito al racket, ho contribuito ad aumentare la malavita. Se io avessi detto al bambino, senti, andiamo in canonica, ti porto dalle suore, poi vediamo domani cosa è possibile fare con il giudice, in modo che tu sia protetto. Sarebbe sparito di corsa. E sarebbe stata una cosa intelligente. E io non sono stato capace di farla. Ed è di questo che mi pento. Non del sentimento che ho avuto o dei 10.000 lire che ho dato. Mi pento di non essere stato saggio. Questo è il peccato che io ho fatto. Non ho avuto il coraggio di fermarmi un attimo e di fare silenzio dentro di me, per pensare esattamente ciò che era meglio per il piccolo. Mi seguite, vero? Bene. C'è una generosità che non ti arreca vantaggi, eccola qua, e c'è una generosità che rende il doppio. Ricordate quel contadino ebreo che dopo aver preso il primo premio per il grano ottenuto nel suo campo, prendeva il carro e andava a distribuire sacchi di grano a tutti i contadini che avevano i campi attorno al suo. E la moglie si arrabbiava dicendo, sei scemo, il premio lo prendono loro. E lui rispondeva, no cara, perché se c'è buon grano attorno al mio campo, il vento non porta semi cattivi nel mio campo. E io continuerò a produrre grano di prima qualità. Ma se attorno al mio campo ci sono altri campi che hanno grano scarso, il vento porterà nel mio campo questi semi e la qualità del mio grano diminuirebbe. Quindi la generosità, perdonatemi la tautologia brutta, è fare il proprio interesse. Essere generosi è fare il proprio interesse. Sembra di no, ma è così. Pensateci. C'è un'umiliazione che viene dalla gloria e c'è chi dall'umiliazione alza la testa. Se notate, il Siracide sta lavorando sugli opposti. Nelle disgrazie può trovarsi la fortuna. Nel profitto può trovarsi la perdita. Nella generosità
non hai nessun vantaggio. Nella generosità puoi avere il doppio vantaggio. Nell'umiliazione tu puoi dire questa viene dalla gloria. C'è un'umiliazione invece che è positiva perché da lì tu alzi la testa. C'è chi compra molte cose con poco, magari, e chi le paga 7 volte il loro valore. A noi succede questo. In questo tipo di riflessione il Siracide dimostra come bisogna sempre stare attenti, ed ecco perché occorre il silenzio, nel valutare ogni singola cosa. Essere superficiale vuol dire prendere sempre le nasate su per il muro. Se invece hai il coraggio di un momento di silenzio e vedi il fatto e lo metti in relazione ai segmenti successivi o quelli precedenti, cominci a dire questo è il valore. Siccome non siamo dotati di infallibilità potremmo anche sbagliare, ma in questa maniera sbagliamo meno. Questo è il dato importante. Vediamo velocemente gli altri testi, mancano pochi minuti. Il saggio si rende amabile con le sue parole, le cortesie degli stolti sono sciupate. Il dono di uno stolto non ti gioverà, perché i suoi occhi bramano ricevere più di quanto ha dato. Vi è chiaro? Lo stolto brama ricevere più di quanto ha dato. Egli darà poco, ma rinfaccerà molto, aprirà la sua bocca come un banditore. Oggi darà un prestito e domani richiederà. Uomo odioso è costui. Lo stolto dice, non ho un amico, non c'è gratitudine per i miei benefici. Quelli che mangiano il mio pane sono lingue cattive. Quanto spesso e quanti si burleranno di lui. Meglio scivolare sul pavimento che con la lingua. Per questo la caduta dei cattivi giunge rapida. Voi dite dove sta la logica? No, è tremendamente logico. Perché il cattivo non è saggio, è furbo. Ma la furbizia, prima o dopo, la nasata sul muro la prende. È il saggio che non prende le nasate su per il muro. Per cui il cattivo, prima o dopo, lo scivolone lo fa. Non c'è nessun problema. Un uomo senza grazia è un discorso inopportuno, è sempre sulla bocca dei maleducati. Non si accetta una massima dalla bocca dello stolto perché non è mai detta a proposito. Di questo brano a me piacerebbe sottolineare il versetto 19, perché? Perché qui viene detta del maschio, un uomo senza grazia e lui stesso, tutto il suo insieme, è un discorso inopportuno. Se voi invece notate, alla linea 109 vi ho citato il brano che abbiamo fatto l'altra volta, dove la dolcezza della lingua in una donna rende il marito non più come uno dei comuni mortali. Vi ricordate quello che dicevamo della mela? Cioè la forma, guardate che ha un suo valore, è il formalismo che fa schifo. Ma la forma è importante. Io non posso dire alla mia nipotina ti amo senza guardarla negli occhi, guardando un libro. Guardo un libro e le dico ti amo, ma scherziamo? Guarda negli occhi la persona quando dici qualcosa di importante. È una forma. Ma nei rapporti umani forma e contenuto diventano una cosa sola. Per questo un uomo senza grazia è un discorso inopportuno.
mentre il saggio si rende amabile con le sue parole. Si può dire di tutto ad una persona, anche le cose più scabrose, più brutte, più offensive, se volete. Ma se le sapete dire, non offendono. A me è capitato proprio venerdì di trasmettere la bocciatura di un mio assistente. Consiglio del preside, vista la relazione che ho fatto, l'abbiamo discussa ed è stato deciso di sospendere l'incarico a questo nostro giovane collega. Gliel'ho dovuto comunicare io. Allora gli ho detto, senti, dico, non sempre tra amici ci sono da scambiare cose belle. Purtroppo, dico, questa volta non ho cose belle da scambiare con te, anche se ti sono amico. Purtroppo le cose sono andate così. Io dico, ti posso aiutare a rifare il concorso il prossimo anno e a ritornare in corsa. Più di questo non mi è possibile. Questo tizio mi ha detto, guardi, mi fa tanto piacere che io abbia questa nuova opportunità, ma mi è piaciuto il fatto che lei mi abbia considerato amico. Era vero, perché nessuno mi aveva chiesto di espormi per lui e dire ti aiuto il prossimo anno quando rifarai il concorso. Aiutare non significa oleare. Significa che io mi farò un fondo così quest'estate perché lo preparerò al concorso. Questo vuol dire aiutarlo da noi, non vuol dire in commissione sei un privilegiato, perché da noi questo non funziona. Mi sono spiegato? Io chiuderei qui, mi dispiace, avevo altre cosine da dire, ma ce le diremo in paradiso. Grazie, alla prossima volta.